Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi realizzeremo assieme questo freschissimo abitino estivo. È davvero molto leggero e ho usato un cotone molto fresco e leggero per realizzare una taglia SM, quindi una 42-44, ne sono bastati 280 grammi, quindi davvero pochissimo, perché appunto ha questa lavorazione molto semplice e traforata. Si può portare come abitino indossando sotto una sottovestina. Io questa l'ho acquistata su Amazon, ho speso davvero pochissimo, ed è elasticizzata, quasi tutto cotone, e portata sopra rende anche appunto un contrasto più chiaro, mette in risalto il punto, ed è fatta a canottina, quindi è molto leggera. Oppure possiamo decidere di realizzarlo e portarlo come un freschissimo copricostume al mare. È una lavorazione davvero semplice e veloce, in poco tempo lo realizzerete, e adatta soprattutto a chi ha le prime armi e le principianti che vogliono magari realizzare il primo loro abitino. Vediamo l'occorrente per realizzarlo. Io ho usato 280 grammi di questo cotone molto leggero, grezzo, dai colori molto belli. L'ho usato per tante lavorazioni, mi sono sempre trovata bene a questi colori pastello molto belli, e si può appunto lavorare con l'uncinetto 3 e mezzo, e è appunto un gomitolo da 50 grammi a 160 metri. Quindi vi basteranno per una 42-44 acquistare soltanto 6 gomitolini, oppure un filato analogo di stesso spessore e metraggio che abbia insomma un titolo 3, lavorabile con uncinetto del 3,5. Principalmente per la lavorazione io ho usato l'uncinetto del 3,5, e per andare a restringere la parte intorno ai fianchi ho utilizzato un uncinetto del 3,25, può andare bene. Inoltre, come al solito, vi servirà un metro, un paio di forbicine, un paio di marker appunto per segnare i punti di riferimento, e una godalana per nascondere le codine. Vediamo come realizzare il nostro abito. È una lavorazione che si realizza partendo dal basso e circolarmente. Quindi si parte dal basso, le misure che voi dovete prendere di riferimento sono quelle del girofianchi, naturalmente, che è la parte appunto più ampia, e del vostro giroseno. Poi vediamo, appunto, io ho avviato una catenella che ho chiuso in tondo circolarmente. Vi consiglio sempre di fare un campione naturalmente prima di iniziare. Adesso vi darò anche le misure, perché ognuno di noi, seppur usando lo stesso filato e lo stesso numero di uncinetto, come abbiamo visto anche nel tutorial del campione, con la mano di lavorazione diversa può avere delle misure leggermente diverse da quelle appunto che do io per il tutorial. Allora, si parte dal basso circolarmente, lavorando verso l'alto, utilizzando l'uncinetto del 3,5, e poi quando arrivo all'altezza sopra i fianchi cambio uncinetto e uso quello del 3 per andare a restringere il giro vita, quindi andare a modellare un pochino l'abitino. E poi riprendo con la lavorazione sotto al seno nuovamente con l'uncinetto del 3,5 per andare ad ampliare nuovamente la vestibilità. Una volta arrivato al punto degli scalfi, divido il lavoro, quindi vado a lavorare la parte davanti separata dalla parte dietro, e quindi mi sposterò soltanto con giri di andata e di ritorno, e poi andrò appunto a realizzare questa stondatura appunto per il collo, che è abbastanza ampio, come vedete. Soltanto dopo, quando avrò realizzato davanti e indietro, andrò ad applicare le cuciture sulle maniche e andrò a lavorare la mia manica circolarmente, utilizzando l'uncinetto del 3,5 nella prima parte, e poi alla fine andando ad utilizzare un uncinetto del 3,5, scusate, del 3, e se necessario anche del 2,5, per restringere un pochino la manica, che io ho fatto a 3/4. Se volete potete anche farlo smanicato tranquillamente, così come copricostume.
Allora, le mie misure, in totale l'altezza dal collo alla base del mio abito è di 72 centimetri e dalla base al punto scalfi 62 centimetri. Un'apertura di 19 centimetri per le maniche, 15 centimetri per le spalle, un'apertura ampia del collo di 15, la lunghezza della manica 27 centimetri. Nel mio campione, all'interno dei 10 cm, ho lavorato, vado a considerare appunto questi motivi, diciamo, di quadratini lavorati, questi pieni, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in orizzontale. Mentre in altezza ho, sempre considerando appunto questi motivi, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il multiplo è di 4 più 1, quindi dovete avviare una catenella multipla di 4 e aggiungerne una. Io ho avviato una catenella di base, quindi nella base del vestito, di 177 maglie. Con l'uncinetto del 3,5 andate a realizzare la vostra catenella, che poi andate ad allineare con cura e andate a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. In questo modo. Vi alzate con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta, 1, 2 e 3. Nella seconda maglia di base, nella maglia successiva, fate una maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Saltate 2 maglie di base, 1, 2 e nella terza realizzate una maglia alta e nella successiva un'altra maglia alta. Ora procedete sempre così, 3 catenelle di separazione, saltate 1-2 maglie di base e nella terza lavorate maglia alta e nella successiva una maglia alta. 3 catenelle di separazione, saltate 2 maglie di base e poi andate a lavorare maglia alta e nella successiva maglia alta. Procedete così fino alla fine del giro. Arrivata alla fine, vedete, del mio giro, concludo con le ultime 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima agganciandomi alla terza maglia 1, 2 e 3 dell'inizio del giro e chiudo con una maglia bassissima in questo modo. Ora vado a girare il mio lavoro e a cambiare verso di lavorazione, perché il vestito ad un certo punto nella parte alta, quando arrivo agli scalfi, vado a dividere la lavorazione e devo andare a lavorare con giri di andata e di ritorno. Quindi se io adesso lavorassi sempre nello stesso verso, circolarmente, darei una texture diversa da quella che poi si crea quando spezzo la lavorazione. E quindi per mantenere sempre la stessa texture di lavorazione giro ogni volta il lavoro. Quindi rientro, vedete così, e faccio una maglia bassissima, entro dentro all'archetto, una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e una catenella. In questo modo ho creato la mia prima maglia di lavoro. Filo sull'uncinetto, rientro dentro e faccio una maglia alta. Quindi a questo punto, se voi volete mettere un marker, ma comunque è evidente, di inizio giro, lo potete fare. Procedete alla lavorazione con 3 catenelle e rientrate nell'archetto delle catenelle di separazione effettuando 2 maglie alte. 3 catenelle e rientrate
effettuando 2 maglie alte, tre catenelle e 3 maglie alte e 2 maglie alte, scusate, 3 catenelle e nell'archetto di spaziatura 2 maglie alte. Procedete così fino a fine giro. Vedete che si viene a creare questo gioco di maglie alte a scacchiera. Arrivata alla fine del mio giro, completo con le 3 catenelle, tolgo il mio marker e chiudo sempre il mio giro con una maglia bassissima qui, nella sommità della maglia. Giro il mio lavoro nuovamente, quindi mi sposto all'interno dell'archetto con una maglia bassissima, effettuo una catenella, lavoro una maglia bassa e una catenella. Ora rientro e faccio la mia maglia alta. Quindi con questo passaggio sono andata a creare una maglia alta, diciamo un pochino più piena che se avessi fatto le 3 catenelle. In questo modo appunto il lavoro diventa più omogeneo e uniforme rispetto se avessi utilizzato appunto la tecnica di alzarmi solo con 3 catenelle. Riparto 1 2 3, rientro nello spazio, maglia alta e maglia alta, 3 catenelle, rientro, maglia alta. Vedete che comunque è una lavorazione che è super semplice e scorrevole e quindi questa traforatura dà leggerezza a questo abitino. Perciò non è un vestito che addosso fa caldo o ci appesantisce, ma lo portiamo volentieri naturalmente con la sottoveste se dobbiamo uscire e se invece siamo al mare tranquillamente così come copricostume. Alla fine del giro realizzate le ultime mie 3 catenelle, tolgo il mio marker e chiudo con una maglia bassissima nella sommità della mia maglia, in questo modo. Rigiro il mio lavoro, passo sotto, faccio una maglia bassissima, una catenella, rientro dentro e faccio la mia maglia bassa, una catenella, rientro dentro e faccio la mia maglia alta e riparto con la mia lavorazione. Questo è l'effetto che si crea dopo appunto averlo lavorato, vedete? È molto molto leggero come punto fantasia, molto fresco, si viene a creare una lavorazione un po' sfarsata, quasi a spina di pesce direi. La fascetta questa maglie alte in costa 1 a 1 la andiamo ad aggiungere soltanto dopo, quindi io adesso vi sto facendo vedere il lavoro già finito. Ora proseguite la lavorazione in tondo. Il mio consiglio è quello di lavorare un 5-6 giri della circonferenza desiderata. Prendete quella più ampia tra giroseno o girofianchi, che sono le 2 circonferenze più importanti che abbiamo del nostro corpo, e di fare le vostre valutazioni a seconda se volete una vestibilità più asciutta e fasciata, magari per le più giovani se lo vogliono portare aderente. Io consiglio appunto sempre di lasciare un 3-4 centimetri di vestibilità di agio, quindi in più intorno alla nostra circonferenza di base insomma del nostro corpo, sia per appunto
per indossarlo con, diciamo, con più morbidezza e tenete presente comunque che il cotone cede sempre un pochino, è sempre bello elastico, quindi comunque poi si adatta, vedete, si allunga e si conforma bene intorno alla nostra fisicità. Però il mio consiglio è quello di lasciare sempre quei 3-4 cm in più di agio. Perciò, una volta stabilita la vostra circonferenza, partite con la lavorazione. Io vi ho dato appunto le mie misure, le mie indicazioni, poi deciderete voi provandolo e lo provate appunto spesso strada facendo. Quando siete arrivati appunto nel pezzo, vedete intorno ai fianchi, vedete che qui il mio crea una curva, perché che cosa ho fatto? Sopra il fianco ho cambiato l'uncinetto e quindi sono andata a prendere quello del 3 per restringere la lavorazione. Infatti vedete che comunque crea la linea del fianco. E poi decidete appunto, vedete come si modella soltanto utilizzando un uncinetto diverso. Dopodiché continuate appunto con l'uncinetto più piccolo e fino al punto del sottobraccio. Perciò provandolo potete anche decidere la lunghezza desiderata, se lo volete sopra il ginocchio o un pochino più corto per le più giovani. Vi andate a fermare al sottobraccio. Non andate più a lavorare circolarmente, andiamo a vedere adesso come dividere il lavoro, la parte davanti da quella dietro, andiamo a lavorarle separatamente con giri di andata e di ritorno fino al punto sotto al collo, e poi andiamo a creare questa stondatura che darà una scollatura, diciamo, ampia e morbida al nostro abito. Per dividere la lavorazione in tondo dividete esattamente a metà il davanti per il dietro, oppure se avete dei motivi dispari potete sempre lasciare quelli in più nella parte del davanti. Quindi vi fissate appunto la divisione del vostro lavoro all'interno lungo la vostra circonferenza, e vediamo come andare a lavorare con giri di andata e di ritorno quest'altra fascia, quest'altro pezzo finale che comunque vedete è piccolino da lavorare rispetto alla lunghezza del corpo. Mi trovo nell'ultimo giro a doverlo chiudere prima appunto della suddivisione della parte davanti e la parte dietro, e quindi chiudo come di consueto con una maglia bassissima in questo modo. Ora giro il mio lavoro, mi alzo con 3 catenelle ed effettuo le 2 maglie alte all'interno dello spazio sottostante. Quindi sono andata a creare una maglia alta che sarà appunto quella dell'angolo di inizio appunto del mio lato del lavoro, e le 2 maglie alte qui vedete come abbiamo fatto anche nei giri precedenti. Quindi realizzo le 3 catenelle e procedo con la lavorazione del mio punto fantasia. Ovviamente io dovrò andare a suddividere il mio lavoro, quindi qui questo è il segno del lato del mio lavoro, e andrò a trovare esattamente la metà suddividendo la parte del davanti e la parte del dietro, in questo modo. Posso terminare qui e quindi fare, allora intanto potete contare i motivi e lasciare magari i motivi dispari se ne avete sul davanti, che c'è sempre appunto sempre il segno che porta via, oppure dividerli equamente. Vedete, fate in questo modo, lavorate i vostri motivi, e se abbiamo cominciato con un motivo delle 2 maglie alte, vediamo di finire allo stesso modo da questo lato, e quindi di lasciare magari di completare la fine del giro qui. Si può lasciare 1 o 2 motivi anche sul sottobraccio in sospeso, perché appunto qui lasciamo questo spazietto sotto la nostra ascella, perché poi andiamo comunque a lavorare la nostra manica in tondo, e lavoriamo nel mio campione il punto fantasia
fino a che non arriviamo a dove abbiamo posizionato il nostro marker, che è qui, e quindi qui lo posso andare a togliere. Dopo aver lavorato le 2 maglie nel quadratino andremo a concludere lavorando una maglia alta e quindi avremo fatto questa suddivisione, vedete, dei 2 angoli, quindi le 3 maglie alte di qua e le 3 maglie alte dall'altra parte. Ora procedo alla lavorazione separatamente, perciò mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta e ne effettuo altre 3, 1, 2, 3, quindi in totale 6 catenelle. Giro il mio lavoro e vado nello spazio e creo le mie 2 maglie alte. Una e 2. Le 3 catenelle di separazione, una e 2 maglie alte, e procedo così fino alla fine. Arrivata alla fine del giro concludo con le 3 catenelle. Qui vedete ho posizionato il mio marker, che è l'angolino del lato del mio lavoro, e sulla terza catenella della maglia effettuo una maglia alta. Riparto la lavorazione, 3 catenelle, in questo modo, giro il mio lavoro e all'interno dello spazietto sottostante faccio 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, all'interno dello spazio faccio 2 maglie alte, e procedo fino alla fine del mio giro lavorando le 2 maglie alte e le 3 catenelle di separazione. E quando sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto le 2 maglie alte nello spazietto e 1, 2, 3 nella terza maglia dall'inizio, dalla base, e effettuo una maglia alta. E vedete che in questo modo mi sono alzata e ho continuato la mia lavorazione dividendo. Vediamo un'altra volta, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, giro il mio lavoro e riprendo. Tre catenelle, e alla fine sulla terza maglia e sulla terza catenella faccio la mia maglia alta, mi alzo con 3 catenelle, rigiro il mio lavoro ed effettuo le 2 maglie alte. Quindi procedo così con giri di andata e di ritorno, alzandomi per creare il mio davanti del vestito o dietro. Io dallo scalfo, vedete, quindi da questa riga, ho lavorato fino alla base del collo per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri, che corrispondono a 14 centimetri nel mio caso. Quindi ho lavorato una fascia, un rettangolo di 14 centimetri, in questo modo. Dopodiché
in un lato, ho proseguito la lavorazione dritta, quindi come abbiamo visto fino adesso, per creare appunto la parte dritta dell'angolo, e da qui ho lavorato, ho finito quindi la lavorazione in giri di andata e di ritorno, ed ho scalato la lavorazione, vedete, di un quadratino a giro. Quindi che cosa ho fatto qui? Ho terminato, vedete la lavorazione qui, a un certo punto mi sono creata questo quadratino e quindi ho creato questa sfasatura, diciamo, della lavorazione, e ho lavorato per altri 1, 2, 3, 4 giri per creare appunto la spalletta e l'alzata, diciamo, di questa scanalatura. Perciò non fate altro che terminare il giro qui, per esempio con le 6 maglie, e dopodiché chiudete qui con delle maglie bassissime, camminate, vi create l'altra maglia alta per salire, data da 3 più 3 catenelle per creare questo angolo, lavorate fino a qui vi girate come vi ho fatto vedere, proseguite qui e rosicate un altro, quindi saltate un altro quadratino nell'angolo, e perciò finita la lavorazione con le 2 maglie alte, le 3 catenelle, e andate a fare una maglia alta qui. Quindi praticamente andate a scalare un pochino la vostra lavorazione per andare a creare appunto la rotondità del collo. Una volta appunto completato di lavorare la parte del davanti, andate a specchio a lavorare ugualmente la parte, nello stesso modo, la parte del dietro. Dopodiché mi andrete a cucire le 2 spalle, o con l'ago da lana o con un giro di maglie bassissime, come vi ho fatto vedere in altri video tutorial, e andate a riprendere la lavorazione del collo scontornando e creando un bordo intorno alla circonferenza. Io ho fatto circa 104 maglie basse, comunque dovete avere un numero di maglie pari. Una volta create le mie maglie basse, sono andata a lavorare per 3 cm un bordino di maglie in costa davanti e in costa dietro, alternando, quindi coste a 1, come ho fatto per la lavorazione della maglia goccia d'oro, quindi lo stesso sistema del collo. Potete vedere il video tutorial della maglia goccia d'oro per le meno esperte. Dopodiché, come ho concluso, una volta appunto cucito e creato il mio collo, la stessa cosa sono andata a fare per la base del mio vestitino, e quindi sono andata a creare sempre una lavorazione di maglie in costa rilievo 1 a 1 lungo tutta la circonferenza, che dapprima ho scontornato a maglie basse o maglie alte, ancora meglio se volete, e poi ho fatto 2-3 giri appunto di coste 1 a 1 in rilievo. Per la manica, sulla circonferenza che si è venuta a creare della manica, ho ripreso le maglie e ho ripreso la lavorazione del punto fantasia circolarmente che abbiamo visto durante questo video tutorial, e ho appunto lavorato per 27 cm, e qui la lunghezza la deciderete voi, dapprima con l'uncinetto del 3,5, e in un secondo momento ho lavorato, vedete che il punto si restringe, ho lavorato con l'uncinetto del numero 3, e poi ho concluso semplicemente con una lavorazione di punti costa 1 a 1. Non ho effettuato diminuzioni, ho soltanto cambiato il numero di uncinetto, come vedete, per restringere la lavorazione. Il video tutorial di oggi è terminato. Ho accontentato questa volta le principianti che mi hanno chiesto un vestitino di facile realizzazione, pratico e leggero per l'estate. Io spero che questa proposta vi sia piaciuta. È davvero un capo che trovo molto versatile, uno di quei capi basici che comunque fa sempre comodo, e sicuramente per le giovanissime è molto gradito. Io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e non dimenticate di lasciarmi un pollice in su se vi è piaciuto il video. Vi mando un grandissimo abbraccio e un arrivederci a presto. Ciao!